La donna immobile è uno dei brani operistici più conosciuti al mondo. È conosciuta dai melomani, ovvero gli appassionati del melodramma, ma non solo. Sono convinta che anche tu conosci quest'aria, ma ne conosci anche il significato? Lo vedremo insieme nel video di oggi. Italiano con Eli è un canale rivolto a chi sta imparando la lingua italiana. Se anche tu vuoi ricevere settimanalmente una video lezione, non devi far altro che iscriverti e non dimenticare di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da più di 10 anni mi occupo di formazione linguistica. Il mio lavoro è insegnare la lingua italiana, unendo il coaching alle neuroscienze, per fare in modo che ogni apprendente impari la lingua nel migliore dei modi. La donna immobile è l'aria più famosa del Rigoletto, opera di Giuseppe Verdi. Si tratta di un'opera ambientata nella città di Mantova, città del nord Italia, che merita senz'altro una visita. Se non la conosci, cerca informazioni in particolar modo sul Palazzo Ducale e Palazzo Te, che è un vero e proprio gioiello. Ma qual è la trama del Rigoletto? Il duca di Mantova è un uomo arrogante che si diverte a corteggiare e sedurre le belle donne della città per divertirsi. Rigoletto, che è il giullare di corte, ovvero il buffone, colui che per lavoro deve far divertire la corte, non è meno malvagio, perché si diverte a prendere in giro i mariti e i fratelli di queste donne. La figlia Gilda, la figlia di Rigoletto, sarà anche lei una vittima dell'abile seduttore, ovvero del duca di Mantova. Passiamo ora all'analisi dell'aria. Tenete presente che quest'aria è cantata dal duca di Mantova, il quale in modo arrogante esprime il suo pensiero sulle donne. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Allora, vediamo il significato. Innanzitutto, la donna è mobile. Cosa significa mobile? Letteralmente che si può spostare da un luogo a un altro. Naturalmente il senso è figurato e quindi significa che la donna è mutevole, la donna è volubile, la donna cambia spesso di umore, atteggiamento, parola. Veniamo alla seconda parte, muta d'accento. Qui le interpretazioni sono due. Muta può essere un verbo, pertanto voce del verbo mutare. Ciò significa che la donna cambia d'accento, cambia di parola. Accento significa parola. Ma questo muta può essere anche interpretato come aggettivo. In questo caso, quindi, il significato è che la parola e il pensiero della donna sono inconsistenti. Vediamo ora la seconda quartina che dice: sempre un amabile leggiadro viso, in pianto e in riso, è menzognero. Innanzitutto guardate quest'aggettivo
leggiadro, che è bellissimo. Leggiadro è un termine poco utilizzato nell'italiano di tutti i giorni, è un termine ricercato e significa letteralmente pieno di grazia, quindi grazioso, pieno di grazia e di gentilezza. Qui si parla del viso, che significa il volto, la faccia, per capirci. Sempre quindi il viso della donna, il volto della donna è grazioso. In pianto e in riso è menzognero. Pianto, sostantivo che corrisponde al verbo piangere. Riso è il sostantivo che corrisponde al verbo ridere. Quindi il significato è sia quando la donna piange, sia quando la donna ride, è menzognero. Quindi il viso della donna è falso. Menzognero deriva da menzogna, letteralmente significa bugia. Quindi il suo viso è falso, sia quando ride, sia quando piange. Procediamo. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il core. Allora, anche qui vediamo di capire il significato. È sempre misero, cioè è sempre infelice, è sempre sfortunato. Chi a lei s'affida, cioè chi si fida della donna, chi ha fiducia nella donna. Chi le confida, cioè chi le affida, chi le dà, mal cauto il core. Core è il termine arcaico per cuore, quindi chi affida il proprio cuore, ovvero i propri sentimenti, alla donna. Chi affida, qui c'è scritto mal cauto, quindi in modo incauto, in modo imprudente, senza fare attenzione, affida appunto i propri sentimenti in modo imprudente alla donna. Veniamo ora all'ultima parte. Pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. Ebbene, vediamo di capire il significato. Pur mai non sentesi, questa è una struttura chiaramente di un italiano arcaico, di un italiano che oggigiorno non si utilizza più in questo modo. Significa tuttavia non si sente felice completamente, pienamente, chi su quel seno non liba amore. Liba dal verbo libare, che è un verbo che si utilizza quasi esclusivamente nel linguaggio poetico. Se vi ricordate, per esempio, anche nella Traviata si utilizza questo verbo, nella celeberrima aria Libiam nei lieti calici. Ebbene, libare significa letteralmente gustare un vino o un liquore bagnando solo le labbra. In questo caso il significato è: non può essere mai completamente felice chi non si nutre dell'amore della donna, chi non ha l'amore della donna. Una curiosità: ti piace l'opera? L'opera è un tema molto divisivo, di solito o la si ama o la si odia. Io rientro decisamente nella prima categoria. Tu invece che cosa mi racconti? Scrivimelo nei commenti, sono curiosa. Ora rileggerò l'aria in modo che tu possa sentire qual è la pronuncia corretta. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.
sempre un amabile leggiadro viso, in pianto e in riso, è menzognero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida mal cauto il core, pur mai non sentesi felice appieno chi su quel seno non liba amore. Ora vorrei verificare insieme a te se effettivamente hai compreso il senso di quest'aria. Ti propongo un'attività di collegamento, ovvero ora potrai leggere, a breve potrai leggere 5 termini utilizzati da Verdi che dovrai collegare ad altri 5 termini che oggigiorno sono molto più comuni. Li leggo: mobile, leggiadro, menzognero, appieno, cauto, grazioso, incostante, pienamente, ingannevole, prudente. Ti è piaciuto questo video? Se sì, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. Chissà se loro conoscono il significato della donna immobile. Inoltre, se vorrai iscriverti al canale, io sarò felicissima. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.